Ed ecco a voi il Tonex One, il nuovo gioiellino di K Multimedia. Volevo ringraziare K Multimedia per avermi spedito il prodotto. Purtroppo non sono riuscito a partecipare al lancio internazionale, nonostante avessi ricevuto il prodotto in anteprima, perché ho avuto un piccolo problema col download del software 1.7.1 che era richiesto per poter configurare il prodotto dal computer. Questo tempo però mi ha dato l'opportunità di andare a vedere un pochettino l'accoglienza e le domande che sono state fatte sui vari gruppi di discussione, Facebook, i video dei miei colleghi, e ho deciso di inserire due test che secondo me dicono molto su questo pedale. Faremo un confronto tra la qualità audio del Tonex Pedal e il Tonex One e poi andremo a vedere le performance del piccolino rispetto al fratello maggiore, quindi misureremo la latenza. Ci tengo a dire che non faremo un tutorial completo su come configurare ogni singolo aspetto del pedale, perché questo esula dallo scopo di questo video. Lo scopo di questo video è quello di farvi capire come funziona il prodotto e se il prodotto è un prodotto che fa per voi e quindi lo acquisterete, oppure se passerete oltre. Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane farò dei tutorial specifici e mirati sul funzionamento del Tonex One e sul funzionamento del Tonex Pedal, in maniera tale che chi l'ha acquistato, chi lo deve acquistare, possa vedere il video e non abbia bisogno di leggere tutto il manuale. Ora parliamo un po' di come è fatto il Tonex One. La disposizione delle porte è piuttosto standard. L'ingresso per la chitarra si trova sul lato destro, mentre l'uscita, che con il suo connettore TRS può funzionare sia in mono, in stereo o uscita cuffie, è sul lato sinistro. Sulla parte superiore troviamo il connettore per l'alimentazione, che accetta un classico 9 volts con un assorbimento di 120 mA. Questo rende facile integrare il pedale in una pedaliera esistente senza problemi di alimentazione aggiuntivi. E poi c'è il pratico connettore USB-C in basso che permette di collegare il pedale al computer per scaricare nuovi toni o usarlo come interfaccia audio. Ecco, questa è una funzione davvero comoda, specialmente per chi è sempre in giro. L'unica pecca che ho potuto riscontrare su questa dotazione è la mancanza del supporto al MIDI over USB, una feature che avrebbe reso questo dispositivo ancora più versatile, data la mancanza di un display. Però capisco che l'inclusione di questa tecnologia avrebbe in parte potuto cannibalizzare il Tonex Pedal e quindi l'azienda ha deciso di non inserirlo. Peccato. Ok, passiamo al software. La configurazione è incredibilmente semplice, dovete solo scaricare il Product Manager di K Multimedia dal sito del produttore e registrare il prodotto. Registrando il prodotto sul software verrà abilitata la possibilità di scaricare i due software in dotazione. Parliamo del Tonex SE e di Amplitube SE. Con Tonex SE avete accesso a 200 toni prodotti dai K Multimedia e sono già inclusi nel software. Incluso sempre nel software c'è la possibilità di effettuare download illimitati dalla piattaforma ToneNet, che è la piattaforma di K Multimedia utile a scambiare i toni tra gli utenti. C'è da dire che Tonex SE ha integrata la funzionalità Modeler, che è quella che vi permette di catturare i toni dei vostri pedali, dei vostri ampli, dei vostri cavi, insomma del vostro rig. E questa è una cosa molto interessante perché vi permette di creare i vostri toni da soli senza la necessità di scaricarli dal software, da ToneNet o acquistarli, e portarvi in giro praticamente i suoni che già avete a casa vostra. L'aggiunta di Amplitube SE secondo me è una sorpresa molto gradita. Il software vi permette di creare delle patch complesse aggiungendo pedali modellati, ampli modellati, effetti modellati, e potete integrare i toni che create all'interno di Tonex in questo software. È molto utile ad esempio se suonate in live streaming, come facciamo noi sul canale Discord, sul server Discord I Chitarristi della Porta Accanto, oppure se volete realizzare i vostri brani utilizzando una DAW. Ovviamente c'è da dire che Amplitube non fa parte dell'ecosistema di Tonex, quindi non è possibile utilizzare le patch all'interno di Amplitube e poi spostarle sul pedale. Vi ricordo che il Tonex One è un player di toni, l'unico scopo del prodotto è quello di creare i toni o scaricare i toni all'interno del software Tonex, spostarli sul pedale e poterli utilizzare in una situazione live. Ok, adesso colleghiamo il pedale alla porta USB. Una volta collegato e avviato il software Tonex, noi troviamo la classica interfaccia con le 3 sezioni in alto. Quella che ci interessa e quella che contiene le novità maggiori è la sezione Librarian, dove è possibile gestire i toni all'interno del pedalino. Come vedete in alto ci sono 2 sezioni, Dual Mode a sinistra e Stomp a destra. Ecco, queste sono le 2 caratteristiche distintive del Tonex One. Adesso vediamo perché sono state implementate e come ci possono essere utili.
Allora, la modalità Dual Mode vi permette di passare velocemente tra due preset diversi, il che è estremamente utile durante una performance live dove potreste aver bisogno di cambiare il suono della chitarra rapidamente, ad esempio passando da un suono clean a un suono overdrive oppure da un suono overdrive a un suono distorto. Questa modalità è pensata appunto per passare da un tipo di suono a un altro tipo di suono. In questa modalità non è possibile mettere il pedale in bypass, quindi avrete sempre A, B e potrete tornare indietro. Diciamo ci sarebbe un workaround andando a configurare l'accordatore come through e quindi abilitare l'accordatore e comunque continuare a sentire il suono della chitarra. Il problema è che per abilitare l'accordatore bisogna tenere schiacciato il pedale, il foot switch, e quindi diciamo c'è un pochettino di delay in questa operazione e la cosa non è molto agevole. La seconda modalità è la modalità Stomp, che ci permette di accendere o spegnere un pedale. Quindi è abbastanza chiaro che la prima modalità, quindi la Dual Mode, in cui si passa dal profilo A al profilo B, dal tono A al tono B, è indirizzata per chi profila ad esempio un ampli con due canali, oppure per chi profila un ampli liscio e poi un ampli boostato con un overdrive e con un distorsore. E la modalità B invece, che lo dice anche la parola, insomma Stomp, è più indirizzata a chi vuole utilizzare il pedale come se fosse appunto un overdrive o un booster, quindi schiacciare, abilitare il tono e poi disabilitarlo. Come vi dicevo prima, non andrò attraverso tutte le possibili configurazioni del pedale perché non è lo scopo del video, però vi posso dire al momento, e secondo me vi basta sapere questa cosa, che attraverso la configurazione globale del pedale è possibile gestire tutte le funzionalità del pedale, quindi il volume globale, decidere se utilizzare la simulazione del cabinet oppure poter regolare il trim, cioè il volume di ingresso della chitarra, per evitare di mandare in clipping lo stadio di ingresso del pedale stesso. Come vi ho già accennato, è possibile selezionare direttamente dal pedale, senza l'utilizzo del software, i tre toni predefiniti tra i 20 che abbiamo memorizzato in precedenza. Ecco, in questo caso la selezione dei toni è un po' complessa perché dovete ricordare a memoria tutti i colori che avete assegnato ad ogni singolo pedale. Ecco, in questo caso la mancanza del display si fa sentire, ma sarebbe stato probabilmente facile integrare sul prodotto, come dicevamo prima, o un ingresso USB che permettesse di passare il segnale MIDI, oppure al limite un Bluetooth per poterlo collegare a un cellulare e poter configurare il pedale direttamente dal cellulare. Questa è una mancanza, mi dispiace che non è stata integrata, ma comunque il pedale resta assolutamente usabile ed è una figata pazzesca. Allora vi faccio vedere qualcosa in più su come funziona il Tonex One, ok? Allora cominciamo dal software. Qui possiamo scegliere quali toni vogliamo mettere nella libreria del pedale e quali toni invece vogliamo avere sempre disponibili mentre suoniamo. È molto facile trasferire un tono dalla libreria al Tonex, basta semplicemente trascinarlo così. Poi possiamo decidere se inserirlo tra i 20 toni che il pedale può memorizzare oppure metterlo direttamente in uno dei tre preset che sono disponibili in modalità Dual Mode, quindi due preset, oppure Stomp Mode, un preset. Ogni tono dovrà essere associato a un colore, come dicevo prima, che poi vedremo sui micro knobs del pedale. Così potremo distinguere facilmente i toni quando passiamo da una modalità all'altra o quando dobbiamo spostare un tono dalla libreria interna a quelli utilizzabili dal vivo. Sul pedale la modalità Dual Mode è selezionata di default. Come dicevo prima, possiamo impostarlo anche in modalità Stomp, ma per accedere a questa funzionalità è necessario entrare nella Global Configuration, quindi questa non è qualcosa che può essere cambiata live mentre si sta suonando. Bisogna decidere in anticipo come voler utilizzare il software, il pedale, magari tra un brano e l'altro, ma bisogna farlo in anticipo. Ovviamente è possibile fare al volo, cambiare tutti i parametri dei preset come volume, bassi, medi e alti, e poi cliccando sul pulsante Alt possiamo andare in una seconda modalità che ci permette di regolare il gain, il noise gate, il compressore e il reverb. Ecco, questo può essere fatto senza problemi anche mentre si suona. Il Tonex One è un pedale che porta quasi tutte le funzionalità del Tonex Pedal all'interno di un form factor molto piccolo, quindi secondo me questa è stata una scelta veramente interessante da K di Multimedia. Se pensiamo che 2 anni fa, 3 anni fa tutto questo non esisteva e dovevamo portarci dei sistemi molto più grandi, l'evoluzione tecnologica è stata incredibile e ci dà ancora più possibilità e flessibilità.
Ok, ora ascoltiamo un confronto tra il Tonex One e il Tonex Pedal. Ho registrato una parte di chitarra che ho prima processato con il Tonex Pedal e poi con il Tonex One facendo un reamp. Ragazzi, ho scelto di non farvi sentire la traccia isolata non perché ci sia qualcosa da nascondere, ma perché secondo me questi prodotti sono dei prodotti che devono essere utilizzati live e quindi andare ad ascoltare la micro differenza in termini di tono o di alti o di bassi o di presenza è qualcosa che non ha senso, perché probabilmente in un mix questa differenza si perde. Tra l'altro era praticamente impossibile fare un confronto A-B perfetto, perché mentre il Tonex Pedal ha la possibilità di agire sui parametri e andare a vedere il singolo valore di ogni singolo parametro perché ha il display, sul Tonex One questo non è possibile perché non abbiamo il display. Quindi ho cercato di matchare quanto più possibile il suono tra i due prodotti e adesso ve lo farò ascoltare. Ovviamente lascio a voi ogni considerazione su quale suona meglio, però fatemelo sapere sui commenti. Adesso vediamo la misurazione della latenza, ok? Per questo test mi sono affidato a RTL Time, è lo stesso software che abbiamo utilizzato io e Rodolfo per misurare la latenza del Quad Cortex durante la live di qualche giorno fa. Se volete ve la metto qui sopra, andate a vederla. Per il test ho collegato il pedale alla mia Audient e poi ho utilizzato un cavo per connettere l'uscita della scheda all'ingresso del pedale e l'uscita del pedale all'ingresso della scheda. In questo modo ho creato un loop che mi ha permesso di calcolare la latenza tra i due prodotti. Non vi faccio vedere tutto il test perché dovrei staccare i cavi, attaccare eccetera eccetera, quindi fidatevi di me. La latenza misurata sul Tonex Pedal è di circa 2 millisecondi, mentre la latenza per il Tonex One è di circa 2,3 millisecondi. Quindi è un dato secondo me sorprendente, come dicevo prima, perché in un pedale così piccolo abbiamo una latenza così bassa che ci permette praticamente di poterlo integrare in qualsiasi situazione. Bene ragazzi, spero che questa recensione sia stata chiara e vi abbia fornito tutte le informazioni necessarie per capire al meglio come funziona Tonex One e decidere se è il prodotto giusto per voi. Se il video vi è piaciuto, per favore lasciate un like e commentate per farmi sapere cosa ne pensate e non dimenticate di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Se avete domande o volete che approfondiamo qualche aspetto in particolare, non esitate a farmelo sapere qui sotto nei commenti. Qui a sinistra potete vedere un QR code che vi porta direttamente alla pagina di pre-order del Tonex One su Thomann. È un link di affiliazione, quindi se acquisterete il prodotto da questo link aiuterete questo canale a creare contenuti come questo e a voi non costa assolutamente nulla. Grazie per avermi seguito fino a qui, ci vediamo al prossimo video. Ciao!